Salve, sono Alfonso Piofortino, studente di Scienze Gastronomiche Mediterranee presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II e sono con Gaetano Cataldo, fondatore dell'Associazione Identità Mediterranea, per affrontare una tematica molto affascinante sul vino. Gaetano, ti andrebbe di parlarci di te? Molto volentieri. Sono classe 74, vengo da Castel San Giorgio, una bellissima terra in bilico tra il pomodoro San Marzano e la cipolla ramata di Montoro, rientra nei due disciplinari e abbiamo anche una tradizione pastaia. E d'altronde sono uno studente come te al corso di Scienze Gastronomiche Mediterranee e vengo dal mondo della ristorazione, in buona sostanza. Ho cominciato a lavorare quindi in diversi segmenti della filiera fino a poi inseguire il sogno di andare per mare. Ho cominciato su navi da carico, velieri, yacht, sino a diventare ufficiale di navigazione e poi sulle navi da crociere dove mi sono cimentato nel mio ruolo canonico, quello di sommelier. E d'altro canto oggi sulla terraferma sono un F&B manager, mi occupo di consulenze per cantine, ristoranti, attività produttive e come giustamente dicevi ho fondato Identità Mediterranea con la quale ho creato questa bellissima bottiglia di cui parleremo, Mosaico per Procida. Ebbene, il tuo rapporto col vino? È un rapporto felicissimo, oserei dire. La mia Madeleine prustiana è appunto il profumo del mosto mentre mio nonno mi immergeva in un tino per pigiare le uve. Vengo d'altronde da una famiglia contadina dove la pratica del vendemmiare, oltre ad altre lavorazioni domestiche, è decisamente un ricordo della mia infanzia. Poi naturalmente ho proseguito studiando prima da autodidatta fino poi a partecipare a un corso di formazione diventando sommelier professionista. Il mio rapporto col vino è un rapporto che si basa su tutti i suoi diversi aspetti. Intanto per me il vino è un alimento, inequivocabilmente rientra nella nostra dieta e d'altro canto va riconosciuto il suo ruolo culturale, grazie al quale ho potuto imparare tantissime cose tra aneddoti storici, ma d'altronde anche comprendere meglio i territori e la loro gastronomia. Quindi è un rapporto che è andato avanti negli anni, corroborandomi come professionista, ma anche edificandomi sotto diversi aspetti, anche dal punto di vista umano, perché ho conosciuto davvero tante persone grazie al vino e proprio per via dell'attività di cui parleremo tra poco ho avuto anche l'onore di diventare miglior sommelier dell'anno alla 31esima edizione del Merano Wine Festival. Davvero un coronamento a un percorso che è cominciato oltre 20 anni fa. Ebbene, vuoi parlarci del tuo progetto? Cos'è Mosaico per Procida? Mosaico per Procida è un sogno condiviso, anzitutto tra me e Roberto Cipresso, famoso winemaker non certo estraneo alla creazione di bottiglie celebrative. Dopo il nostro incontro a Ponte Latone il 1° settembre del 2021 abbiamo immaginato di fare questo dono alla piccola isola di Arturo. Volevamo insomma che tutte le cantine della nostra regione aderissero insieme a noi per fare questo abbraccio enologico verso Procida in riconoscenza della sua nomina a capitale italiana della cultura. E quindi abbiamo fatto una selezione, mi sono fatto carico di chiedere e di selezionare le cantine che si trovano in tutti i distretti vitivinicoli della nostra bellissima Campania. E quindi dopo aver esaminato i campioni arrivati a Montalcino sono state fatte delle proiezioni. Queste proiezioni hanno dato vita a 5 microblend
e a quel punto il prodotto vincente è quello in cui riconoscevamo il profilo organolettico della nostra regione e soprattutto la stabilità enologica del vino, perché Mosaico per Procida, va detto, è oltre a questa visione che è diventata visione collettiva, è diventato una sorta di simbolo di radicamento alla nostra terra e di creatività ed intelligenza collettiva, è il primo vinaggio di 26 masse vinicole mai compiute. Un'operazione davvero rischiosa, perché basta cucire poche masse per ingenerare nel vino difetti come instabilità proteica, instabilità tartarica, ossidasi. Invece Roberto Cipresso è stato davvero magistrale, perché ha potuto comporre un arazzo liquido dove noi riconosciamo effettivamente il profilo di una regionalità che è tanto marittima, costiera, quanto dell'entroterra, perché in buona sostanza ci sono tutte le uve della nostra regione. Ebbene sì, il Mosaico per Procida racchiude tutta l'ampelografia Bacca Bianca campana ed è diventato poi un prodotto iconico, perché non si è fermato chiaramente a questo esercizio della selezione delle cantine. Identità Mediterranea, ne parlavamo prima, è l'associazione che ho fondato nel 2016 e che si è fatta carico di raccogliere tutti i patrocini. Il dono andava pur certo accertato dalla piccola isola di Arturo, che ha aderito subito dandoci il patrocinio morale. Al comune di Procida è seguito il comune di Castel San Giorgio, addirittura la regione Campania ci ha riconosciuto il merito e l'onore del patrocinio morale. Quindi è una bottiglia che assolve a tanti primati, tra cui anche quello di aver avuto patrocini dall'Associazione Italiana Sommelier, dall'Associazione Nazionale Donne del Vino, addirittura dal MAPO Wine Art Museum e dall'Associazione Nazionale delle Città del Vino. Gaetano, la bottiglia è molto piacevole. Come mai hai scelto il rosa per questi etichetta? Sì, è decisamente molto graziosa. Mosaico per Procida, la cultura disseta, non isola. Rosa 3 volte oserei dire, perché in primo luogo io e Roberto Cipresso abbiamo immaginato Procida come una bellissima donna distesa di fianco nell'azzurro del Golfo di Napoli. Rosa perché è il colore ufficiale di Procida, capitale italiana della cultura 2022, e rosa perché potremmo dire che questo bellissimo vestitino è stato cucito dalle donne. Infatti ho organizzato una mostra proprio a Portici e abbiamo chiamato a noi donne di diverse età e estrazione, tutte imprestate a livello amatoriale, studentesco o professionale nel mondo dell'arte. Abbiamo chiesto loro di cimentarsi creando un'opera che poi potesse diventare appunto l'etichetta che vedete adesso e che replico anche in questa simpatica cartolina. Si chiama Incanto Divino ed è stata fatta da Carolina Albano. In buona sostanza, come è venuta fuori questa etichetta? Abbiamo chiesto innanzitutto una traccia estetica, volevamo essere comodi noi, in quanto non critici d'arte, a dare il nostro parere soggettivo sulla bellezza che avrebbero evocato le opere, ma volevamo anche che la traccia estetica mettesse comode le artiste in modo da esprimersi nella maniera più liberale possibile. La seconda traccia è che l'etichetta dovesse contenere sia Procida quanto la cultura che il vino. L'ultima traccia invece era che l'opera d'arte vincitrice dovesse pertanto diventare
l'etichetta, quindi avere la vocazione al packaging e diventare appunto questa bellissima artistica rappresentazione che rappresenta 3 volte la cultura. Infatti possiamo vedere che abbiamo la skyline di Procida con ovviamente il borgo marinaro, vediamo questa freschetta a forma di mandolino contenere il vino, quindi possiamo dire che ha assolto alla traccia della cultura, quella procidana, in cui ovviamente si riconosce il paesaggio dell'isola di Arturo e vediamo d'altronde anche la presenza del vino. Ma non è insita nell'etichetta soltanto questa cultura procidana, perché con il lupo pulcinellesco, la maschera di Pulcinella, che tra l'altro guarda proprio a Napoli, c'è naturalmente anche la cultura partenopea. E se guardiamo l'opera d'arte nell'insieme è insita la cultura mediterranea. C'è la musica, c'è il vino, c'è il colore delle facciate, c'è la presenza di un borgo marinaro, ma c'è soprattutto anche il mare che nell'insieme crea una sorta di solarità, quella della passione di tutti quanti noi mediterranei. Ecco. Gaetano, cultura, enogastronomia e antropologia, come si fondono in questo progetto? Sì, Mosaico per Procida è un progetto di ampio respiro, è diventato un qualcosa di nazional popolare. Intanto abbiamo allestito delle degustazioni in tutte le aree geografiche, in tutti i comprensori della Campania, ma siamo arrivati d'altronde anche al Vinitaly. Questa è un pochino la bottiglia che è assurda all'ubiquità. Era presente in 3 padiglioni diversi, quello della Campania, della Toscana e delle Marche, e in 30 stand diversi. Presenza di un'unica bottiglia mai accaduta in una fiera enologica come appunto quella di Verona. C'è stato un grande sostegno. La cultura noi la configuriamo appunto nella cultura del bere, nella cultura dello stare insieme, nella cultura di aver ricreato, come dicevamo prima, questa bellissima opera d'arte che è Incanto divino di Carolina Albano, indicendo appunto questa mostra in un luogo storico della cultura come può essere appunto la Reggia di Portici. E chiaramente il nostro claim, lo dicevo prima, è la cultura disseta, non isola, proprio perché il vino è il prodotto più fortunato dell'agricoltura, un prodotto che è decisamente e costantemente sotto i riflettori e quindi ha anche il dovere di proiettare una luce a tutto l'indotto. Ed ecco che ci siamo sognati che questa bottiglia da abbraccio enologico verso Procida dovesse diventare l'abbraccio di tutta la Campania. Quindi ecco che abbiamo trasformato la bottiglia in una sorta di vascello e ci abbiamo messo tutti gli asset della nostra gastronomia, e quindi ecco che ci sono venuti incontro l'asset strategico del pomodoro, dell'olio extravergine di oliva e d'altronde del mondo lattiero caseario, degli allevamenti e dei pascoli, sinanche poi al mondo della pasta. Quindi dal punto di vista gastronomico è il caso di dire che questa bottiglia poi l'abbiamo rovesciata e l'abbiamo trasformata in un vascello. Mosaico per Procida contiene il meglio dei prodotti agroalimentari della nostra regione, perché in via rappresentativa ci sono il pomodoro, l'olio extravergine di oliva, il mondo lattiero caseario, quello degli allevamenti e del bestiame, per non parlare poi del mondo della pasta, quindi elementi che coniugati insieme
rappresentano oggettivamente la nostra gastronomia. Dovevamo raccogliere delle libere donazioni, perché è il caso di dire che Mosaico per Procida è un vero e proprio progetto francescano quanto eversivo, che poi ha saputo contenere al suo interno anche dei ristoranti che, aiutandoci evidentemente a raccogliere questi fondi, queste libere donazioni, ci hanno regalato appunto la possibilità di condurre egregiamente Mosaico per Procida e portarlo ai risultati che ha ottenuto fino ad oggi. E chiaramente, diciamo, è insito il valore antropologico della bottiglia. Le libere donazioni le abbiamo raccolte grazie all'aiuto non solo di imprenditori del mondo dell'agroalimentare e della ristorazione, ma anche di persone comuni che hanno saputo riconoscere il valore di questa bottiglia. Volevamo celebrare pur certo un volto inedito della nostra regione, far comprendere ai campani che tutti quanti noi dovevamo diventare ambasciatori virtuosi per Procida e attraverso Procida saper evidenziare il bello e il buono del nostro territorio, perché insomma Mosaico per Procida lo vedo un pochino come la rappresentazione della calogagatia, insomma il buono e il bello che poi diventa anche giusto. Gaetano, perché è un progetto tanto francescano quanto eversivo? Principiando con l'eversione, possiamo dire che in maniera molto educata, ordinata e colta abbiamo avviato una rivoluzione buona, una rivoluzione culturale appunto, andando anche contro ai massimi sistemi del vino. Una bottiglia che da sola ce la fa grazie alle libere donazioni e che vede fondamentalmente risultati come ben oltre 300 articoli pubblicati su diversi giornali a livello locale e a livello nazionale, uscire su Radio 105, uscire il 27 maggio del 2022 nella rubrica Hit Parade di Bruno Cambacorta e portare, diciamo, questo messaggio in bottiglia della nostra regione è stata, diciamo, quindi la vera sfida, la vera rivoluzione culturale. Gaetano, qual è stato l'insegnamento di Mosaico per Procida? Il primo insegnamento che mi viene in mente è che da soli si può andare più veloci, ma è insieme che si va più lontano. In realtà Mosaico per Procida mi ha insegnato anche che se si è sospinti da buoni sentimenti, se le azioni che vogliamo compiere sono oneste, genuine e vogliamo veramente fare qualcosa di spontaneo per il territorio senza nulla chiedere, non dobbiamo chiedere il permesso a nessuno. E una cosa che mi piacerebbe ribadire, e queste sono state anche le parole con cui mi sono congedato da Sua Santità, sono le seguenti, è una frase del Nolano, del grande Giordano Bruno: non è la materia a generare il pensiero, ma è il pensiero a generare la materia, e il Mosaico per Procida lo ha dimostrato. Grazie mille per averci raccontato questa bellissima storia. Ti fa solo onore aver investito in questo progetto da zero e nell'aver creduto nel nostro territorio. Speriamo che chiunque ascolterà le tue parole ne possa trarre spunto e possa investire in nuovi progetti che facciano bene al territorio e a chi lo vive come noi. Sono io a dover ringraziare per aver avuto la possibilità di raccontare questa cosa. È stato un privilegio per me, davvero, poter diventare mezzo per onorare Procida e la nostra regione attraverso Mosaico per Procida. Tutti quanti noi
conserviamo la scintilla del mito, la scintilla degli dei che hanno reso forte, diciamo, questo Mediterraneo, l'area forse, diciamo, più bella e incredibile del mondo. Se ci sono riuscito io, tutti quanti ci possiamo riuscire. Questo deve essere un messaggio che possa essere colto da chi vorrà ascoltarci. Grazie.